Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Oggi voglio parlarvi di perché in prima battuta l'intelligenza artificiale può essere utile alle nostre aziende e dopodiché vi farò due esempi concreti di applicazione degli LLM nel settore manifatturiero. Prima cosa, lavoro in VHIT, azienda correlata al gruppo Bosch, azienda che si occupa di componentistica automotive. Allora, perché l'intelligenza artificiale può essere utile anche a questa tipologia di aziende? Partiamo da un report che sicuramente conoscete bene tutti, che è quello di Mario Draghi. Dice che abbiamo un problema in Europa e questo problema si chiama competitività, produttività. Come può essere risolto? Dà alcuni suggerimenti. Sicuramente dice, prima cosa, un problema fondamentale è il costo dell'energia e in questo caso lui dice puntare forte sulle rinnovabili. Oltre a questo però c'è un altro grosso problema che ci portiamo dietro da un po' di tempo ed è quello della produttività. Perché? Perché abbiamo già mancato una grande onda dell'innovazione. Quindi negli ultimi 20-30 anni c'è stata una grande onda dell'innovazione che viene un po' dai metodi, prima della lean manufacturing e poi dalla robotica, che è stata presa dai cinesi e dagli americani e in questa maniera hanno aumentato di molto la produttività. Noi in Europa l'abbiamo fatto meno, quindi in questo momento abbiamo un grande problema di produttività. Ora sta arrivando un'altra onda di innovazione che è quella basata sull'intelligenza artificiale. E quindi Mario Draghi ci dice, attenzione perché se perdiamo anche quest'onda basata sulle AI avremo ancora un problema più grande di produttività. Quindi uno dei primi motivi per cui le aziende dovrebbero investire sulla produttività è proprio quella di generare innovazione e rendere alla fin fine i processi più efficienti. Quindi vi parlo proprio di processi produttivi e vi faccio due esempi di come le AI, in questo caso la GenAI, quindi gli LLM, diciamo simili ChatGPT, possono esserci utili al fine appunto di aumentare la produttività. Il primo esempio è quello che vedete, si parla di ambito manutentivo, quindi processo produttivo ha le sue macchine utensili, linee di assemblaggio e ovviamente queste macchine sono soggette a rottura e quindi c'è tutto il processo di manutenzione per il quale poi gli operatori intervengono e ripristinano la situazione e quindi i macchinari possono riprendere a produrre. Quello che succede, soprattutto in aziende che lavorano su 3 turni, è che di notte non ci sono i manutentori esperti perché sono una risorsa molto pregiata e quindi di solito lavorano nei turni centrali, quindi di notte è più difficile avere a disposizione risorse esperte che possano far ripartire i macchinari quando questi si rompono. Allora, quello che si può fare, e che abbiamo provato a fare noi, è cercare di utilizzare dei sistemi di LLM, quindi ChatGPT, per far sì che ci diano dei suggerimenti. Quindi si comportano come degli assistenti virtuali e ci dicono quando c'è un particolare guasto di un macchinario produttivo, prova a fare questo. Quindi ad esempio si rompe una stazione di assemblaggio, ChatGPT ci dice prova ad andare a guardare questo sensore, prova ad andare a guardare il filtro. Perché? Non perché se l'ha inventato, ma semplicemente perché abbiamo passato tanti dati relativi allo storico dei guasti e riparazioni fatte, li abbiamo dati in pasto a ChatGPT e questa è in grado di utilizzare questi dati, riesce ad elaborarli e a dirci, ok, sulla base della passata esperienza puoi provare queste soluzioni. Quindi capite che anche senza manutentori esperti nei turni notturni, questi assistenti virtuali possono dare dei suggerimenti e noi abbiamo testato sul campo che già in 2 casi dall'inizio dell'anno si sono rivelati importanti perché ci hanno dato il suggerimento corretto. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che invece di aspettare tutta la notte e quindi la mattina successiva che arrivino i manutentori esperti, posso far già ripartire la produzione e quindi questa si chiama produttività. Secondo esempio è sempre basato sulla GenAI, anche questo l'abbiamo provato e lo stiamo utilizzando presso la nostra azienda, è quello relativo ai requisiti cliente. In ogni azienda riceve N requisiti cliente durante l'anno, che deve analizzare e poi deve accettare o rifiutare per partecipare ad esempio a una gara.
Allora, quello che succede nel nostro campo è che mediamente i requisiti cliente sono fatti da circa 3.000 pagine, fitti di requisiti. Quindi si passa una gran parte di tempo ad analizzare ogni singola riga di questi documenti e dire, bene, questo requisito l'accetto, questo lo rifiuto, questo lo metto in stand-by e così via. Quello che succede però è che un'azienda di solito fa prodotti molto simili, customizzati sulle esigenze dei clienti, ma sono simili. Quindi una volta che ho giudicato, quindi ho accettato o rifiutato dei requisiti clienti di un particolare cliente, per il prossimo cliente i requisiti si assomiglieranno, magari saranno scritti in maniera leggermente diversa, con parole diverse, ma il concetto di fondo sarà lo stesso. Quindi quello che abbiamo fatto noi è abbiamo preso requisiti passati, già analizzati, quindi già accettati o rifiutati, e li abbiamo dati in pasto, in questo caso non a ChatGPT, ma a un LLM open source, che abbiamo, diciamo, customizzato noi sulle nostre necessità. E quindi questo modello ha, tra virgolette, imparato a capire quali sono i requisiti che possiamo accettare e quali che dobbiamo rifiutare, basati sulla nostra esperienza passata. E quindi adesso quando c'è una nuova gara, quando un nuovo cliente ci manda dei nuovi requisiti, li prendiamo, li diamo in pasto a questo modello di LLM che fa una preanalisi e quindi comincia a analizzare ogni singolo requisito e ci dice, bene, basato sulla passata esperienza, questo lo possiamo accettare, questo invece è da rifiutare. E il risultato a cui siamo giunti adesso è che su circa nuovi 3.000 requisiti gli LLM riescono a giudicare col 94% di accuracy, quindi un risultato molto buono, circa il 70% dei requisiti. E quindi questo vuol dire che quello che prima facevamo in qualche settimana di impegno personale, ora riusciamo molto a ridurlo nei tempi. E quindi alla fin fine, anche in questo caso, riusciamo a guadagnare produttività. Ecco, quindi vi ho fatto 2 esempi concreti di come una branchia specialistica delle AI, in questo caso la GenAI, può aiutare le aziende ad aumentare la produttività. E riconducendoci al discorso iniziale, questo diventa fondamentale non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa per poter essere competitivi sul mercato. Quindi sostanzialmente quali sono i prossimi passi? I prossimi passi sono quelli di non perdere questa ondata innovativa, di capire come queste tecnologie di AI possono essere utilizzate nelle aziende e in special modo l'AI diventerà una tecnologia molto utilizzata soprattutto negli uffici, non solo nei processi produttivi, manifatturieri e logistici, ma soprattutto negli uffici. Quindi tante aziende, non solo quelle manifatturiere, potranno beneficiare del potenziale delle AI e quindi capire come possiamo utilizzarle e in seconda battuta, più complesso, l'Europa dovrebbe dotarsi di LLM proprietari. In questo caso il leader degli LLM sono gli Stati Uniti e la Cina, l'Europa segue. L'Europa però, visto quanto è strategica questa tecnologia, deve potersi dotare di LLM fatti tra virgolette in casa. Perché questo? E finisco, perché se non facciamo questo avremo Stati Uniti e Cina che già sono più avanti di noi, che già sono più produttivi di noi, che lo diventeranno ancora di più, soprattutto nelle attività dei white collar, quindi delle attività dell'ufficio. E quindi perderemo un'altra ondata innovativa e la competitività del continente europeo sarà ancora messa a dura prova. Quindi alla fin fine l'AI diventa, lo è già ad oggi, necessaria per garantire la sopravvivenza futura dell'Europa. Grazie. Grazie.